Benvenuto! In questo episodio, l'ultimo della miniserie dedicata al racconto delle guerre galliche intraprese da Cesare per sottomettere quel grande territorio abitato da una moltitudine di tribù, vedremo l'epilogo della storia, gli ultimi anni del conflitto. In questo episodio Cesare e i suoi legionari saranno messi a dura prova dai Galli, poiché le varie tribù si uniranno progressivamente in un fronte comune contro l'invasore, fronte che verrà comandato e diretto da una figura di spicco dell'aristocrazia dei Galli, ovvero Vercingetorige, nobile arverno che guiderà i Galli contro Roma. Scontro epocale che vedrà i rispettivi eserciti scontrarsi in numerose battaglie, tra le quali negli assedi di Gergovia e di Alesia, che saranno fondamentali per il risultato dell'intera campagna. Ma prima dobbiamo capire come e perché i Galli siano riusciti a trasformare nuclei di resistenza indigena in un fronte comune che fece temere Cesare e Roma stessa. Il successivo anno, il 53 a.C., fu un anno segnato dalla radicalizzazione del conflitto gallico e dall'inasprimento delle modalità di conduzione della guerra, in un contesto ormai profondamente mutato rispetto alle campagne iniziali. Dopo le gravi perdite e le rivolte dell'autunno-inverno del 54 a.C., ricordiamo la perdita nell'autunno di una legione, oltre a 5 coorti ausiliarie, assieme ai loro comandanti, i legati Sabino e Cotta, ad opera dei guerrieri della tribù degli Eburoni, agli ordini di Ambiorige, che avevano dato inizio alla rivolta antiromana. Cesare si trovò di fronte alla necessità non solo di ristabilire il controllo militare sul territorio, ma soprattutto di riaffermare in modo inequivocabile l'autorità romana, compromessa dalle sconfitte subite. La sua risposta fu improntata a una strategia punitiva sistematica, volta a colpire in particolare le popolazioni responsabili delle ribellioni, soprattutto gli Eburoni, che divennero l'obiettivo principale di una vera e propria campagna di annientamento. Cesare organizzò una vasta mobilitazione, richiamando truppe da diversi settori della Gallia e coordinando operazioni su larga scala, con l'intento dichiarato di cancellare ogni possibilità di una nuova insurrezione attraverso il terrore e la distruzione. Innanzitutto, il proconsole decise l'arruolamento di 2 nuove legioni ed inoltre chiese ed ottenne dal suo alleato e triumviro Gneo Pompeo Magno, controvoglia bisogna dire, un'altra legione, portando il numero delle legioni a sua disposizione a 10, circa 50.000 legionari, tutti sotto il suo diretto comando. Con la morte di Induzio Maro, i suoi parenti, mossi dal rancore cieco nei confronti del proconsole della Gallia, decisero di cercare alleati sia tra i Germani d'oltre Reno, ma anche tra gli Eburoni di Ambiorige, i Nervi e gli Attuatuci. Contemporaneamente, ad occidente, altre tribù di Galli, come i Senoni e i Carnuti, si erano rifiutati di obbedire alla convocazione di Cesare all'usuale assemblea della Gallia, alla quale lui presiedeva, e si accordarono con le popolazioni limitrofe per ribellarsi al potere romano, scambiandosi i consueti giuramenti e gli ostaggi. Cesare aveva solo un modo per disinnescare questa situazione, ovvero il coalizzarsi di tutte le tribù in un fronte comune contro l'esercito romano, ovvero la velocità, ed infatti in poco tempo decise di condurre 4 legioni nel territorio dei Nervi, con una mossa fulminea. Giunto nei loro territori, dopo aver catturato una grande quantità di bestiame e di uomini,
che ridistribuì fra i suoi legionari come bottino, ne devastò i campi di grano e costrinse i suoi nemici, sorpresi dalla rapidità con cui era stata condotta l'azione, alla resa e alla consegna di ostaggi. Successivamente si diresse verso occidente, contro le popolazioni dei Carnuti e dei Senoni, ottenendone anche in questa circostanza la resa senza colpo ferire. Infatti, essi vennero a lui, supplicando di risparmiarli, ed ottennero il perdono solo per l'intercessione degli alleati Edui e Remi. A questo punto, Cesare, prima di procedere a vendicare il massacro perpetrato dagli Eburoni, decise di cautelarsi, di attaccare cioè prima i loro alleati, ovvero le tribù dei Treviri e dei Menapi. A tal proposito, il proconsole romano spedì tutti i suoi cariaggi, accompagnati da 2 legioni, nel territorio dei Treviri, nel castrum costruito e difeso da Tito Labieno, dove lo stesso aveva svernato con un'altra legione. Egli stesso, con 5 legioni, senza bagagli, si mise in marcia alla volta dei Menapi, i quali, grazie alla particolare conformazione del terreno, decisero di non radunare l'esercito, ma al contrario decisero di rifugiarsi nelle fitte foreste e nelle paludi, poiché sapevano che avrebbero avuto la peggio in uno scontro aperto contro il generale romano. La reazione di Cesare fu quella di dividere il suo esercito in 3 colonne parallele. La prima guidata dal luogotenente Gaio Fabio, la seconda dal questore Marco Crasso e la terza, presumibilmente quella centrale, sotto la sua diretta guida. Con questo schieramento si prefiggeva l'obiettivo di coprire il maggior territorio possibile, poiché, visto che i suoi nemici si erano nascosti, ne avrebbe approfittato per saccheggiare i loro territori, e così fece, catturando molto bestiame e molti galli, fino a che i Menapi non mandarono ambasciatori per cessare le ostilità e riconciliarsi con il proconsole romano. Cesare acconsentì, a condizione di ricevere un adeguato numero di ostaggi e a fronte della promessa di non dare asilo ad Ambiorige o ai suoi sostenitori. Una volta archiviata la pratica dei Menapi, si diresse nel territorio dei Treviri, in supporto al suo legato Tito Labieno. Nel frattempo, costui si preparava a partire dal campo, dove aveva svernato assieme alle legioni, dove lasciò i bagagli con una scorta, ovvero 5 coorti, e successivamente mosse incontro ai Treviri, con le restanti 25, pronto a dare battaglia. La battaglia decisiva avvenne nei pressi di un fiume identificabile come il Semois, a circa 14 miglia a est della Mosa. Il legato romano utilizzò uno stratagemma. Finse che il suo esercito, atterrito e spaventato dal gran numero di nemici, si apprestasse a ritirarsi verso l'accampamento. I Galli, entusiasti della piega che aveva preso la situazione, inseguirono le forze romane oltre il fiume, ma una volta passati dall'altra parte, ad attenderli c'era il grosso dell'esercito romano, schierato per la battaglia. I Galli, presi alla sprovvista e demoralizzati, alla fine cedettero e si ritirarono. Subito dopo i Treviri chiesero la pace. I parenti del defunto Induzio Maro, che avevano sobillato la rivolta, scapparono e al loro posto rimisero, al comando dei Treviri, Cingetorige, il loro principe filoromano. Cesare era arrivato a giochi fatti e per sfruttare al meglio la vittoria, considerato che i Galli di quelle regioni di confine, come sempre e come abbiamo già visto, chiedevano aiuto alle popolazioni sulla riva orientale del Reno, decise una nuova spedizione in Germania. Costruì infatti un nuovo ponte, il secondo, vicino al luogo del precedente, e nuovamente fece marciare le sue legioni in Germania, ma ascoltiamo le sue parole in merito. Stabilito ciò, decise di costruire un ponte un poco più a monte del luogo dove aveva attraversato il fiume la volta precedente. Dopo aver lasciato un forte presidio a capo del ponte nel territorio dei Treviri per impedire che si sollevassero di nuovo, portò sulla sponda germanica le altre legioni e la cavalleria. Gli Ubi, che in passato avevano consegnato ostaggi e riconosciuto l'autorità romana, per allontanare da loro possibili sospetti, mandarono a Cesare degli ambasciatori.
Non avevano infatti né aiutato i Treveri né avevano violato i patti. Cesare scoprì infatti che gli aiuti erano stati inviati dai Suebi. Accettato pertanto le spiegazioni degli Ubi, si informa sulle vie da seguire per giungere nel paese dei Suebi. Ma i Suebi, che ormai conoscevano il carattere e la bravura del condottiero romano e soprattutto la potenza delle sue legioni, ricordiamo la fine di Ariovisto del 58 a.C., decisero di non affrontare l'esercito romano, preferendo bensì ritirarsi nelle fitte foreste e nelle paludi. Cesare, che conosceva benissimo questa tattica, ed essendo suo obiettivo non occupare la Germania, ma bensì la Gallia, dopo una breve campagna di saccheggi e distruzioni, decise di tornare indietro. Ma prima di andarsene definitivamente, decise di lasciare un monito, una spada di Damocle sulla testa di ogni germano. Infatti il ponte che aveva costruito non lo demolì completamente, ma solo un pezzo, lasciando intendere ai suoi nemici che non era un problema l'attraversamento del Reno da parte dei Romani e che inoltre la prossima volta l'avrebbero effettuato ancor più velocemente. Ma sentiamo le sue parole. Cesare, per lasciare ai barbari il timore di un suo ritorno, una volta ricondotto l'esercito in Gallia, fece tagliare l'ultima parte del ponte per una lunghezza di circa 200 piedi e all'estremità fece costruire una torre di 4 piani, oltre ad una fortificazione imponente munita di ben 12 coorti, assegnando il comando al giovane Gaio Vulcacio Tullo. Ora, dopo aver sconfitto gli alleati gallici, aver terrorizzato i simpatizzanti germani, era arrivato il momento di vendicare l'onta della distruzione delle forze guidate dai legati Sabino e Cotta nell'autunno precedente, ad opera della tribù degli Eburoni, comandati da Ambiorige. Si racconta che Cesare si fosse lasciato crescere di proposito la barba, inusuale per i romani, e avrebbe continuato a farla crescere fino a che non avesse vendicato i suoi legionari caduti. Ad onore dei fatti, non credo che gli sia cresciuta molto. Iniziò con una blitzkrieg dell'antichità, attraversando la foresta delle Ardenne. Lo precedette l'intera cavalleria, comandata da Lucio Minucio Basilio, con l'ordine di sfruttare la sua rapidità nella marcia e di sorprendere il suo odiato nemico. Tuttavia, Ambiorige riuscì a sfuggire alla cattura romana. Lucio Minucio Basilio era riuscito ad individuare il nascondiglio, ma il capo Eburone, protetto dai suoi uomini, riuscì a scappare nei fitti boschi che circondavano il luogo. Il panico, a seguito dell'avanzata romana, portò l'intero popolo degli Eburoni a cercare rifugio nelle foreste e nelle paludi, mentre Catuvolco, il re della metà degli Eburoni, oramai depresso e amareggiato per aver contribuito a portare la sventura e la distruzione sul suo popolo, decise di suicidarsi, dopo aver maledetto il suo compagno Ambiorige, per averlo coinvolto nella rivolta. Il terrore era tale che alcuni popoli minori, che vivevano nel territorio degli Eburoni, mandarono immediatamente ambasciatori a Cesare, con l'obiettivo di risparmiarli dal furore romano, come la tribù dei Segni, dei Condrusi. Il proconsole accettò solo dopo la consegna di tutti gli Eburoni che avevano con loro. A questo punto decise di istituire un quartier generale per questa campagna. Scelse l'oppidum di Atuatuca, dove lasciò i cariaggi carichi di bottino, 200 cavalieri e una legione a loro protezione, affidandoli al legato Quinto Tullio Cicerone, fratello del più famoso Marco Tullio Cicerone. Lasciato il campo base, Cesare utilizzò la stessa tattica che aveva impiegato contro i Menapi pochi mesi prima, ovvero scaglionare l'esercito per poter coprire il maggior territorio possibile, con l'intento di saccheggiarlo al meglio. Cesare aveva in mente non solo di catturare il capo degli Eburoni, ma di sterminarli sistematicamente tutti, vendetta per le sue 15 coorti, massacrate a tradimento. Ma gli Eburoni, come detto, si erano dispersi nei fitti boschi e nelle paludi, e il proconsole non voleva rischiare la vita dei suoi legionari in quei luoghi angusti e difficili. Allora decise per un piano innovativo e molto particolare. Infatti, chiese aiuto agli altri Galli
inviò ambasciatori a tutte le genti della regione affinché, con la promessa di un ricco bottino, fossero gli stessi Galli a rischiare la vita in quei luoghi angusti e a cancellare completamente il popolo degli Eburoni. Molti Galli accorsero per accettare la ricca ricompensa proposta dal proconsole romano e il massacro fu grande. Accorsero perfino dei Germani, come i Singambri, che, una volta attraversato il Reno con 2000 cavalieri, entrarono nel territorio degli Eburoni e si impadronirono di una grande quantità di bestiame. Non tutto però filò liscio. Infatti, questo contingente germano, venuto a conoscenza del grande bottino custodito a Atuatuca nell'Oppidum, campo base di Cesare, frutto delle vittorie delle legioni, e la relativa piccola guarnigione a proteggerlo, tentarono il colpo grosso. Infatti si diressero presso l'Oppidum e colsero i legionari romani intenti a fare raccolto del frumento all'esterno delle mura. Vennero intercettati dalla cavalleria dei Singambri e nello scontro che ne seguì, nel tentativo di riguadagnare il forte romano, 2 delle 5 corti inviate furono massacrate. Gli assalti che si susseguirono al castrum romano furono drammatici. Perfino i feriti dei romani furono costretti dalle circostanze a imbracciare le armi e a partecipare alla difesa, che, alla fine, riuscì con molte difficoltà a respingere l'assalto nemico. I Germani si ritirarono oltre il fiume Reno nei loro territori, anche perché Cesare stava accorrendo con il grosso dell'esercito, ma il rischio che si ripetesse un secondo massacro come l'anno precedente fu grande. Tuttavia, Cesare, nonostante questo piccolo inconveniente, alla fine dell'estate doveva ritenersi soddisfatto, come lo deduciamo dal suo resoconto. Tutti i villaggi e le fattorie venivano incendiati, il bestiame ucciso, ovunque si saccheggiava. Il frumento era consumato dalla moltitudine dei cavalli e degli uomini, cosicché, una volta allontanatosi l'esercito invasore, chiunque, tra gli Eburoni, anche se fosse riuscito a nascondersi, non avrebbe potuto evitare di morire per la carestia. E intanto Ambiorige riusciva a fuggire per nascondigli e boschi, con la protezione della notte, e si trasferiva in altre regioni, sotto la scorta di 4 cavalieri, ai quali soltanto affidava la sua vita. Nei commentari, tali operazioni vengono giustificate come necessarie per la sicurezza romana, ma la storiografia moderna vi ha riconosciuto una chiara volontà di repressione esemplare, volta a spezzare definitivamente ogni fiducia dei Galli nella possibilità di resistere. L'unica pecca della strategia di Cesare fu che, nonostante l'impegno e la grande campagna organizzata, non riuscì a catturare il suo nemico, Ambiorige, il quale, fuggito con alcuni suoi fedelissimi, si era rifugiato nelle fite foreste e nelle paludi della regione, e fece perdere le sue tracce. Alla fine della campagna ricondusse l'esercito a Durocortorum, tra i Remi. Qui, dopo aver convocato un'assemblea dei Galli e aver amministrato la giustizia, oltre ad aver provveduto al frumento necessario per l'inverno delle sue truppe, collocò 2 legioni al confine con il territorio della tribù dei Treveri, 2 nel paese dei Lingoni e le 6 restanti ad Agendico, tra i Senoni, prima di far ritorno in Italia come sua abitudine. Il 53 a.C. fu inoltre segnato da eventi di enorme rilievo sul piano politico romano. La morte di Marco Licinio Crasso e di suo figlio Publio nella disastrosa spedizione contro i Parti, precisamente durante la battaglia di Carre, ad opera dei catafratti e degli arcieri a cavallo partici, al comando del giovane dignitario Surena, pose fine al primo triumvirato come equilibrio politico a 3. Infatti la morte di Crasso lasciò Cesare e Pompeo come unici protagonisti di un confronto che col passare degli anni sarebbe diventato inevitabile. Questo mutamento ebbe riflessi diretti anche sulla guerra gallica. Cesare, sempre più isolato sul piano politico, trovò nella prosecuzione del conflitto e nella fedeltà delle legioni l'unico vero fondamento del proprio potere. Infatti, erano molti a Roma a sperare di poterlo un giorno arrestare e condannare. Di conseguenza, la guerra divenne non solo uno strumento di dominio imperiale, ma anche una necessità personale e politica. Nel complesso, il 53 a.C. segnò un momento di svolta psicologica e strategica.
la guerra gallica perse definitivamente ogni residua parvenza di conflitto difensivo o civilizzatore e assunse i tratti di una guerra totale, in cui Cesare puntava non più solo a sottomettere, ma a spezzare la capacità stessa dei Galli di concepirsi come soggetti autonomi. Tuttavia, paradossalmente, proprio questa durezza crescente contribuì a preparare il terreno alla grande rivolta unitaria di tutte le tribù dei Galli del 52 a.C., quando, di fronte alla brutalità romana, molte tribù fino ad allora esitanti si unirono sotto una guida comune, dando origine alla più vasta e pericolosa opposizione incontrata da Cesare in tutta la sua carriera. Il 52 a.C. rappresentò il momento decisivo delle guerre galliche, segnando il passaggio da una resistenza frammentaria e localizzata ad una vera e propria insurrezione generale guidata da un capo carismatico, Vercingetorige, che mise seriamente in discussione il dominio romano sulla Gallia. Dopo anni di repressioni, devastazioni e sottomissioni forzate, il malcontento gallico trovò finalmente una direzione unitaria nella figura del giovane aristocratico Arverno, capace di superare le tradizionali rivalità tribali e di porre una strategia coerente contro Cesare. Vercingetorige non si limitò a radunare un esercito, ma impostò una vera guerra di liberazione, fondata sulla mobilitazione generale, sulla disciplina interna e su una concezione moderna del conflitto, che prevedeva anche l'uso sistematico della strategia della terra bruciata, per privare i romani di viveri e appoggi locali. Questo segnò un salto qualitativo nella resistenza gallica, che non si basava più solo sul valore guerriero, ma su una visione politica e una strategia unitaria. La scintilla che diede il fuoco alla rivolta scoppiò all'inizio del 52 a.C. con il massacro dei cittadini e dei mercanti romani nell'Oppidum di Cenabum da parte della tribù dei Carnuti, un gesto che non solo fu un episodio di violenza locale, ma un segnale politico deliberato, una dichiarazione di guerra che trovò eco immediata in molte regioni della Gallia, nonostante fosse rischioso per i Galli ribellarsi, visto i risultati deludenti degli anni passati e le grandi perdite materiali e di vite umane. Ma ormai erano arrivati al punto di giocarsi il tutto per tutto. Secondo Cesare, per i Galli era molto meglio cadere in battaglia piuttosto che rinunciare all'antica gloria militare e alla libertà che avevano ricevuto dagli avi. Rapidamente la notizia della ribellione dei Carnuti, guidati da Cottuato e da Conconnettudunno, giunse in ogni angolo della Gallia, compreso il paese degli Arverni, dove Vercingetorige, figlio del nobile Celtillo, sebbene ancora giovane, con le sue ovazioni infiammò gli animi di una parte della popolazione. Ma i capi della tribù erano restii a muovere guerra aperta ai Romani e in un primo momento lo esiliarono dalla loro capitale, Gergovia. Ma Vercingetorige fece proseliti nelle campagne fra i contadini e, riunito un folto gruppo di sostenitori, marciò sulla capitale, spodestò i vecchi nobili moderati e assunse lui il potere, facendosi nominare re. La prima fase della rivolta vide Vercingetorige ottenere importanti successi. Infatti, si premurò di inviare messaggeri in molte tribù limitrofe, incitandola alla rivolta, e molte città si sollevarono contro Roma. Lo seguirono in questa sua guerra le tribù dei Senoni, dei Parisi, dei Pictoni, dei Cadurci, dei Turoni, degli Aulerci, dei Lemovici, degli Andi, oltre a tutte le tribù che abitavano la costa atlantica. Praticamente tutto il territorio compreso fra i fiumi Loira e Garonna era in fiamme. Questi popoli lo proclamarono loro condottiero e capo supremo,
Lo stesso Cesare racconta questa strategia nella sua opera. A Vercingetorige, all'unanimità, venne affidato il comando supremo. Ricevuto questo potere, comanda a tutte le tribù di inviargli ostaggi ed un determinato numero di soldati. Stabilisce la quantità di armi che ciascun popolo deve produrre entro una data certa e si occupa soprattutto della cavalleria. A questo suo zelo affianca una grande severità nell'esercitare il potere. Cesare, colto inizialmente di sorpresa e lontano dal teatro di operazioni, ricordiamo che nella stagione invernale non si faceva tradizionalmente la guerra, e quindi il proconsole romano tornava nella Gallia Cisalpina per espletare le consuete attività amministrative e burocratiche, prevalentemente presso la città di Ravenna. Con solo una parte delle sue forze fu costretto infatti a una rapida e rischiosa traversata invernale delle Alpi per ricongiungersi all'esercito. In un primo luogo decise di porre molti presidi nella Gallia Narbonese, quindi il sud della Francia, in special modo vicino alla capitale, Narbona, poiché questa provincia confinava direttamente con il territorio nemico. Successivamente mosse le sue forze, ovvero reparti di guarnigione e di nuova formazione, verso il paese degli Elvi, e da lì avanzò successivamente contro i Galli ribelli. Infatti Vercingetorige aveva diviso il suo esercito. Una parte andò con lui nel paese dei Biturigi, mentre mandò il cadurco Lucterio con l'altra parte, nel paese dei Ruteni, poiché era riuscito a far aderire alla rivolta i Ruteni, i Nitiobrogi e i Gabali. Lucterio, vedendo che Cesare si muoveva incontro a lui, iniziò a ritirarsi, oltre il massiccio delle Cévennes, ma il generale romano non si spaventò e continuò a inseguirlo oltre le montagne innevate. Lui stesso lo racconta. Cesare, sgombrata la neve, che era alta 6 piedi, ed aperta la via, grazie alle grandi fatiche dei legionari, riuscì a raggiungere il paese degli Arverni. Questi furono colti di sorpresa, poiché credevano di essere difesi dai monti Cévennes, come fossero delle barriere naturali e che nessuno mai, in quella stagione, avrebbe potuto passare per quelle vie. Cesare così diede ordine che la cavalleria facesse scorrerie per lo spazio più ampio possibile, al fine di provocare nel nemico il massimo del terrore. Però questa non poteva che essere una manovra diversiva, una manovra secondaria, per far desistere Vercingetorige dal recarsi al nord, nel paese dei Biturigi, e riuscì in pieno. Infatti il Celta tornò nel paese natale. A questo punto Cesare doveva radunare al più presto possibile le sue legioni e marciare verso la capitale nemica. A tal proposito si separò da questo contingente, lasciato al comando del legato Decimo Giunio Bruto Albino, per recarsi a Vienne, località dove era il primo campo legionario nelle vicinanze. E appena giuntovi, ecco che cosa fece. Cesare, giunto colà, invia messaggeri alle altre legioni e le riunisce in un solo luogo, molto probabilmente ad Agendicum, dove si trovava il grosso dell'esercito, prima che gli Arverni sappiano del suo arrivo. Conosciuta la cosa, Vercingetorige conduce nuovamente l'esercito nel paese dei Biturigi e da lì muove verso l'oppidum di Gorgobina, città dei Boi. Cesare riuscì a radunare le sue 10 legioni e marciò subito in direzione della città assediata di Gorgobina, oppidum dei Boi, occupando lungo il percorso le città oppida di Vellanodunum dei Senoni, Cenabum, capitale dei Carnuti, e Noviodunum dei Biturigi, l'odierna Nouan-le-Fuselier. Vercingetorige, essendo informato dei movimenti del generale romano, lasciò l'assedio e si diresse nella sua stessa direzione, con l'obiettivo di affrontarlo. Il proconsole però aveva altri piani. Aveva puntato la città principale dei Biturigi, l'oppidum di Avaricum. Questa città, la più grande e ricca della Gallia centrale, se fosse caduta in mano romana, sarebbe stata sicuramente un colpo duro
al murare dei nemici. Soprattutto avrebbe rappresentato un monito a rimanere tranquilli a tutti coloro che ancora non si erano apertamente ribellati. Infatti Cesare pose l'assedio alla città, assedio che durerà 27 giorni, durante i quali i romani dovettero attingere alle loro grandi capacità di costruzione di macchine d'assedio e di rampe di avvicinamento alle mura. Alla fine gli sforzi dei legionari vennero premiati e la città venne messa a sacco e la popolazione massacrata. Oltre 40.000 abitanti furono massacrati e se ne salvarono solo 800. Vercingetorige, sebbene disponesse di un esercito più numeroso, decise di non attirare i romani in combattimento, preferendo una tattica di attacco e fuga, in special modo alle vie di approvvigionamento dell'esercito legionario. Tattica interessante, tuttavia inutile ai fini della salvezza della città. Questo massacro, però, si ritorse contro lo stesso Cesare, poiché i ribelli erano più che mai spronati a resistere e a combattere fino all'ultimo, ed inoltre altre popolazioni della Gallia, a seguito di questo massacro, furenti e accecate dall'odio verso Roma, andarono ad ingrossare le fila dell'esercito ribelle, aumentando così la coalizione dei popoli contro il dominio romano, mossa tra l'altro citata dallo stesso Cesare. Vercingetorige stava per unire alle nazioni, già in guerra contro i romani, quelle che fino ad allora non avevano aderito. Egli avrebbe così creato una sola volontà di tutta la Gallia e ad una tale unione il mondo intero non avrebbe potuto resistere. E Vercingetorige era prossimo alla realizzazione di questo progetto. A seguito della presa di Avaricum, Cesare lasciò le sue truppe a ritemprarsi in città, in attesa del miglioramento del tempo. Così, appena arrivata la bella stagione, avrebbe ripreso le operazioni militari a pieno ritmo. Ma a quel punto, alla fine di aprile, il proconsole dovette allontanarsi dal campo di battaglia per recarsi presso la tribù degli storici alleati Edui. Infatti, presso quel popolo erano sorti dei dissidi quell'anno, poiché erano stati creati, contrariamente alla normale tradizione, non uno, ma 2 magistrati supremi con potere regale, convittolative e coto. Questo creava non pochi problemi di leadership, in special modo gli Edui già da tempo stavano meditando di tradire Cesare e passare dalla parte degli insorti. Il generale romano non voleva correre rischi, visto che la maggior parte degli approvvigionamenti e delle vettovaglie al suo esercito veniva proprio fornita da quel popolo. Quindi, incontrati i capi tribù presso l'oppidum di Decezia, li spinse a far allontanare dalla politica Coto, anche perché era un anti-romano. Rinsaldata così temporaneamente l'amicizia con i suoi alleati, è arrivato il momento di organizzare la campagna decisiva di quell'anno, per puntare a prendere Gergovia, la capitale della tribù degli Arverni, e a sconfiggere in campo aperto lo stesso Vercingetorige. A tal proposito divise l'esercito in 2 parti. La prima l'affidò al legato Tito Labieno, il più abile dei suoi legati, formata da 4 legioni, inviandolo a nord per sopprimere la rivolta dei Senoni e dei Parisi, a nord della Senna. A se stesso riservò le rimanenti 6 legioni e puntò verso sud, seguendo il fiume Elaver, in direzione della capitale arverna. Vercingetorige, venuto a conoscenza del piano di Cesare, fece smantellare tutti i ponti che attraversavano quel fiume e successivamente si mise in marcia con il suo esercito, seguendo quello di Cesare, ma sull'altra sponda, non osando attraversarlo per dare battaglia. Infine il proconsole romano arrivò alla rocca arverna, Gergovia, oppidum che sorgeva nei pressi dell'odierna Clermont-Ferrand, e si accinse ad assediarla. Fortificazione dei Galli era situata su un'alta collina e inoltre i rinforzi di Vercingetorige avevano innalzato un campo appena fuori le mura della città. Era un'impresa difficile e avrebbe richiesto tutto l'ingegno tattico dei romani. Nel mentre i legionari erano impegnati a costruire, come sappiamo, tutte le fortificazioni di preparazione ad un assedio, i Galli eseguivano delle sortite per andare a disturbare i lavori. Una di queste sortite causò gravi problemi ai legionari cesariani. Infatti i Galli, con un piano ben studiato,
finsero di essere sconfitti e di ritirarsi, in modo tale da indurre i legionari ad inseguirli fin sotto le mura di Gergovia, dove ad aspettarli c'erano gli arcieri e i lanciatori di giavellotto gallici. Ma ascoltiamo direttamente le parole dello stesso Cesare. Trascinati però dalla speranza di una rapida vittoria, dalla fuga dei nemici e dai successi precedenti, pensarono che non vi fosse impresa impossibile per il loro valore. Così non cessarono l'inseguimento finché non ebbero raggiunto le mura e le porte della città. Le coorti che avevano dato l'assalto alle mura subirono pesanti perdite. Circa 700 legionari, con 46 centurioni, morirono in quello scontro. Ricordiamo il sacrificio di Marco Petronio, centurione che diede la vita per salvare quella dei suoi legionari. Con questo evento, che bisogna dirlo, minimale nei confronti del grande conflitto in corso, rafforzò enormemente il prestigio di Vercingetorige e incoraggiò nuove adesioni alla coalizione gallica. Per la prima volta apparve concretamente possibile che Roma potesse essere respinta dalla Gallia. L'esercito romano, per recuperare la situazione, una sconfitta minimale, ma pur sempre cocente, venne schierato per i successivi 2 giorni nei campi alle falde della collina, con l'intenzione di provocare i Galli al combattimento. Ma Vercingetorige, essendo cosciente dell'efficacia dei legionari e del genio tattico di Cesare, non accettò lo scontro. Il proconsole non poteva continuare con la strategia, poiché era venuto a conoscenza che altre tribù galliche erano insorte contro di lui. Tra l'altro, anche e nuovamente gli storici alleati edui, poiché quando dall'assedio di Gergovia ritornarono la tribù Viridomaro e Epore d'Orige, 2 edui, raccontarono della vittoria di misura dei Galli contro i Romani, sobilando il popolo di quella tribù a ribellarsi e a massacrare numerosi cittadini romani a tradimento. Il generale romano non doveva tardarsi lì, doveva sganciarsi e raggiungere le 4 legioni al comando del legato Tito Labieno, che aveva appena sconfitto una coalizione di tribù al comando dell'aulerca Camulogeno, per muovere tutti assieme per distruggere l'esercito di Vercingetorige. Sarebbe comunque stato in una situazione di grande inferiorità numerica e avrebbe potuto fare affidamento solo sul suo genio tattico militare e sulla miglior disciplina dell'esercito romano. Mentre i Romani erano riusciti a ricongiungere le loro forze presso il grande castrum fortificato di Agendicum, Vercingetorige era stato investito ufficialmente del comando supremo nella capitale edua di Bibracte, nel corso di una dieta pangallica, a cui non parteciparono però i Treveri, i Remi e i Lingoni, questi ultimi 2 popoli ancora alleati di Cesare, che avevano deciso di non aderire alla rivolta. Lo stesso generale romano lo racconta nei dettagli, spiegando anche le procedure e i vari giuramenti prestati. Vercingetorige ordina alle nazioni della Gallia di fornirgli ostaggi e stabilì un giorno per la consegna. Comanda che vengano velocemente raccolti tutti i cavalieri in numero di 15.000. Afferma che bastava la fanteria che aveva ricevuto fino ad allora, ma che non avrebbe tentato la sorte, attaccando Cesare in una battaglia campale, ma poiché aveva cavalleria in abbondanza, gli sarebbe riuscito più facile impedire ai Romani l'approvvigionamento di frumento e fieno, a condizione che i Galli si rassegnassero a distruggere il loro frumento e a incendiare le loro case. In questa perdita dei loro beni dovevano vedere il mezzo per conseguire l'indipendenza nazionale. Prese poi queste decisioni. Comanda 10.000 fanti e 800 cavalieri edui e segusiavi, sotto il comando di Epore d'Orige, di portare la guerra agli allobrogi della provincia romana. Dall'altra parte manda i Gabali e gli Arverni contro gli Elvi, e così anche i Ruteni e Cadurci a devastare il paese dei Volci Areocomici. Ma per tutte queste evenienze erano predisposti dei presidi romani, per complessive 22 coorti, arruolate dal legato Lucio Cesare, che era parente del proconsole. Dopo il ricongiungimento delle legioni, Cesare decise di recarsi nel vicino paese dei Lingoni, ancora suoi alleati, per reclutare della cavalleria, in special modo fra i Germani. Reclutata la cavalleria, decise di prendere la strada verso il sud,
in direzione della Gallia Narbonese, poiché oramai la situazione della rivolta della Gallia centrale era disastrosa. Si trovava praticamente accerchiato da nemici e in territorio ostile, e quindi decise di ritirarsi in una zona sicura per riorganizzarsi, ma durante il percorso, a nord-est di Digione, le legioni furono attaccate dall'armata di Vercingetorige, fine settembre del 52 a.C. Ma nonostante l'impeto della cavalleria dei Galli, la battaglia ingaggiata si risolse in loro sfavore. L'esercito di Vercingetorige era stato sconfitto. Fu un duro colpo per i ribelli e il loro morale vacillò. Il loro condottiero, demoralizzato, decise di riparare nel vicino Oppidum di Alesia, centro importante della tribù dei Mandubi, e Cesare lo seguì da presso, sperando in un colpo di fortuna. Una battaglia che avrebbe capovolto in un sol colpo l'intero esito della campagna. Ed ecco che arriviamo al più famoso e conosciuto assedio delle guerre galliche, l'assedio di Alesia, passata alla storia come uno dei più grandi e dei più impegnativi e che costrinse i legionari romani ad approntare fortificazioni senza precedenti. Lo racconteremo in breve. Alesia sorgeva su un altopiano con forti difese naturali, circondato questo altopiano da vallate e da corsi d'acqua. La posizione era forte, ma non inattaccabile. Offriva un'eccellente difesa contro un assalto diretto, ma rendeva anche possibile, per un esercito disciplinato e ben organizzato, circondare completamente l'area. Quando Vercingetorige vi si rifugiò con il suo esercito, probabilmente contava sull'arrivo di rinforzi dall'esterno e sulla stagione inoltrata. Cesare comprese subito che uno scontro in campo aperto sarebbe stato rischioso, soprattutto dopo la recente difficoltà durante l'assedio di Gergovia. Scelse quindi di assediare l'Oppidum. La prima grande decisione tattica fu la costruzione della circunvallazione, una linea continua di fortificazioni rivolta verso l'interno, per impedire agli assediati di uscire e per controllare ogni possibile sortita. Questa linea si estendeva per circa 15-16 km, seguendo l'andamento del terreno. Non era un semplice fossato, consisteva in una serie complessa di opere difensive stratificate. In genere prevedeva 2 fossati paralleli, uno dei quali poteva essere riempito d'acqua, se vi erano dei corsi d'acqua nelle vicinanze, seguiti da un terrapieno alto diversi metri, sormontato da una palizzata, con torri di guardia, a intervalli regolari, e con dei fortini, castella, dove erano accampati i legionari. Le torri permettevano tiro incrociato con archi, frombole e giavellotti, aumentando l'efficacia difensiva. Ma Cesare sapeva che prima o poi un esercito di soccorso sarebbe arrivato. La seconda straordinaria decisione fu quindi la costruzione della controvallazione, una seconda linea difensiva rivolta verso l'esterno, più lunga della prima, circa 20-21 km. In pratica l'esercito romano si racchiuse tra 2 mura, trasformando il campo in una gigantesca fortezza anulare. Questa scelta, apparentemente rischiosa, rifletteva una fiducia assoluta nella disciplina delle legioni e nella capacità logistica romana, la quale, durante la costruzione del castrum, aveva provveduto a recuperare grano e frumento dalle vicine campagne. Le tecniche difensive adottate furono raffinate e sistematiche. Oltre ai fossati e ai terrapieni, come detto, i romani predisposero una serie di ostacoli destinati a rallentare e a disorganizzare le forze degli attaccanti. Tra questi vi erano i cosiddetti cippi, tronchi con rami appuntiti conficcati nel terreno e nascosti, i lilia, fosse coniche profonde, sul fondo delle quali erano collocati pali acuminati. Inoltre erano disposte questi ostacoli in file sfalsate, ed infine arrivavano anche gli stimoli, piccoli uncini o punte di ferro mimetizzate nel terreno per ferire e destabilizzare chi avanzava. Questi dispositivi non avevano solo funzione letale, ma soprattutto tattica. Spezzavano la coesione dell'assalto, rallentavano l'impeto della fanteria e rendevano impossibile mantenere una formazione compatta. Dal punto di vista logistico, l'operazione fu altrettanto impressionante.
Le legioni lavorarono incessantemente per giorni, suddivise in turni, mantenendo al contempo la vigilanza contro eventuali attacchi improvvisi, che avvennero perché Vercingetorige mandava la sua cavalleria a disturbare i legionari durante i lavori. La stessa cavalleria che, prima della definitiva costruzione della circonvallazione, verrà mandata ad avvisare tutte le tribù della situazione e a richiedere aiuto. La capacità romana di costruire opere permanenti in tempi rapidissimi era frutto di un addestramento davvero eccezionale. Ogni legionario era anche un operaio e un ingegnere militare. La disciplina consentiva di trasformare l'intero esercito in una macchina organizzativa perfettamente coordinata. Quando l'esercito gallico di soccorso giunse, tra l'altro conosciamo anche l'esatta composizione, poiché Cesare ne parla nella sua opera. Ordinano agli Edui e alle loro tribù clienti, i Segusavi, gli Ambivareti, Aulerci, Brannovici, Blannovi, 35.000 armati, egual numero gli Arverni insieme agli Eleuteri, Cadurci, Gabali e Vellavi, che a quel tempo erano sotto il dominio degli Arverni, ai Sequani, ai Senoni, ai Biturigi, ai Santoni, ai Ruteni e ai Carnuti 12.000 uomini ciascuno, ai Bellovaci 10.000, ma ne forniranno solo 2.000, ai Lemovici 10.000, 8.000 guerrieri ciascuno per i Pittoni e i Turoni, a Parisi e ad Elvezzi, ai Suessioni, agli Ambiani, ai Mediomatrici, ai Petrocori, ai Nervi, ai Morini, ai Nitobrogi e agli Aulerci, e infine ai Cenomani 5.000 soldati ciascuno, agli Atrebati 4.000, ai Veliocassi, ai Viromandui, agli Andi e agli Aulerci e Burovici 3.000 guerrieri ciascuno, ai Raurici e Boi 2.000 ciascuno, 10.000 a tutti i popoli che si affacciano sull'oceano, per consuetudine si chiamano genti, come abbiamo visto, aremoriche, tra cui appartengono i Coriosoliti, i Redoni, gli Ambibari, i Caleti, gli Osismi, i Veneti, i Lessovi e gli Unelli. Quando questa massa di guerrieri arrivò, l'assedio si trasformò in una battaglia su due fronti. La tattica dei Galli si basava su attacchi simultanei dall'interno e dall'esterno, nel tentativo di concentrare la pressione massima su punti specifici delle fortificazioni, ovviamente i più deboli, per provocare una rottura. In alcune fasi i Galli riuscirono quasi a sfondare, soprattutto individuando settori dove il terreno rendeva meno efficace la linea romana. La coordinazione tra gli assediati e le forze esterne era però complessa e richiedeva tempismo perfetto, difficile da ottenere senza un sistema di comunicazione efficiente. Cesare adottò una tattica elastica e reattiva. Non disperse le sue forze uniformemente lungo tutto il perimetro, ma mantenne riserve mobili pronte a intervenire nei punti più minacciati. A questo principio, concentrare rapidamente le forze nel settore critico è uno degli elementi chiave della superiorità romana. Nei momenti più difficili, Cesare stesso intervenne personalmente, indossando il famoso mantello rosso, affinché tutti lo riconoscessero, e cavalcò con i suoi cavalieri lungo le linee per coordinare i reparti e rafforzarne il morale. La presenza del comandante sul campo aveva un valore morale e psicologico decisivo, soprattutto in un contesto in cui i romani erano numericamente inferiori rispetto alla massa gallica complessiva. Un elemento determinante fu l'uso combinato delle armi. La fanteria legionaria, armata di pilum, scutum e gladius, combatteva in formazione serrata e disciplinata, capace di resistere all'urto iniziale e di contrattaccare con efficacia ravvicinata. Inoltre i nemici erano bersagliati da proiettili di piombo delle macchine da getto, come le catapulte, le baliste e gli onagri. La cavalleria, rafforzata da contingenti germani alleati, svolse un ruolo cruciale nel respingere gli attacchi esterni, sfruttando la mobilità per colpire i fianchi ed inseguire i reparti in ritirata. Questa integrazione tra fanteria pesante, cavalleria e artiglieria,
unita alle opere difensive, che abbiamo detto, rappresenta uno dei punti più alti dell'arte militare romana. Dal lato gallico, la strategia di Vercingetorige non era priva di logica. Chiudersi in una posizione forte, costringere i romani a disperdere le forze in un assedio e attendere l'arrivo di un esercito di liberazione. Tuttavia, questa decisione implicava il rischio di esaurimento delle scorte e la disciplina interna dell'esercito dei Galli non era paragonabile a quella dell'esercito romano. Quando i tentativi di sfondamento fallirono e le scorte si ridussero drasticamente, la situazione divenne insostenibile. Tra l'altro, a patirne di più furono proprio i civili, che vennero allontanati dalla città per nutrire meglio i guerrieri. Ma, per una mossa cinica di carattere militare, non vennero lasciati passare dai romani. Così a migliaia morirono per fame e freddo. Ricordiamo che era autunno inoltrato nel centro della Francia, nella terra di nessuno, fra le due fortificazioni. L'assedio di Alesia dimostra dunque alcuni principi fondamentali della guerra antica: il primato della logistica sulla pura forza numerica, l'importanza dell'ingegneria militare come moltiplicatore di potenza, la centralità della disciplina e della catena di comando e il valore delle riserve tattiche nella gestione di uno scontro complesso. Cesare trasformò un potenziale accerchiamento in una posizione difensiva controllata, invertendo la logica della vulnerabilità. Invece di temere l'arrivo dei rinforzi nemici, si preparò a combatterli in condizioni da lui determinate. Permettetemi di dire che in questa occasione la fortuna gli arrise un po'. D'altronde lui stesso spesso si dice, ripetesse, audaces fortuna iuvat, la fortuna aiuta gli audaci. La resa finale di Vercingetorige non fu soltanto la conclusione di un assedio, ma il riconoscimento implicito della superiorità strutturale romana. Alesia non fu vinta da un singolo scontro eroico, ma da una combinazione di pianificazione, tecnica, disciplina e capacità di comando. È per questo che ancora oggi viene studiata come uno degli esempi più significativi di guerra d'assedio nella storia militare. Vercingetorige si arrese, consegnandoci a Cesare in un gesto destinato a diventare uno dei simboli più potenti della storia romana. Infatti cavalcò incontro al suo nemico, nel castrum romano, e andò presso lo scranno di Cesare. Lì smontò da cavallo e, dopo aver chiesto la grazia per i suoi guerrieri e per il suo popolo, si spogliò dell'armatura e di tutti gli orpelli regali, consegnando la sua spada a Cesare in atto di sottomissione. Vercingetorige visse in cattività per i successivi 6 anni. Venne portata a Roma, dove venne fatto sfilare come trofeo di vittoria dinanzi al carro di Cesare durante il suo trionfo, e successivamente venne fatto decapitare ai piedi del Campidoglio, una fine amara per un guerriero e capo formidabile. La sconfitta di Alesia segnò di fatto la fine della possibilità di una Gallia indipendente. Sebbene non tutte le regioni fossero ancora completamente pacificate, la capacità dei Galli di organizzare una resistenza unitaria era stata spezzata. Sul piano politico e simbolico, la vittoria di Cesare ad Alesia rappresentò l'apice della sua carriera militare. Egli si affermava non solo come conquistatore di territori, ma come uomo capace di domare un'intera civiltà, legittimando così il proprio ruolo di eccezionale prestigio nella storia di Roma. In virtù di ciò, il Senato gli tributò 20 giorni di trionfo nell'urbe. Nei commentari, Alesia è presentata come il trionfo della razionalità romana sulla barbarie gallica, ma la storiografia moderna tende a leggere questo evento anche come la sconfitta di un primo, embrionale, tentativo di costruire una coscienza politica nazionale gallica. A seguito della grande vittoria di Alesia, la resistenza pseudo-organizzata dei Galli cessò, anche se non del tutto le rivolte cessarono, e per questo Cesare, dopo aver accettato la resa della nazione degli Edui, aveva disposto per l'inverno del 52-51 le 11 legioni come segue. Le legioni settima e quindicesima, assieme alla cavalleria, con Tito Labieno e il suo logotenente, Marco Sempronio Rutilo, tra le tribù dei Sequani, presso l'Oppidum di Vesonzio. L'ottava legione al comando del legato Gaio Fabio e la nona con il legato Lucio Minucio Basilio presso i Remi.
per proteggerli dai vicini bellovaci, che erano ancora in rivolta. L'11ª legione, sotto il comando di Gaio Antistio Regino, tra gli Ambivareti. La 13ª legione, con Tito Sexio, tra i Biturigi, probabilmente presso l'Oppidum di Cenabum. La prima legione, con Gaio Caninio Rebilo, tra i Ruteni. La 6ª legione, con Quinto Tullio Cicerone a Matisco, e la 14ª con il legato Publio Sulpicio a Cabilonum presso gli Edui. Egli stesso fissò il suo quartier generale nell'Oppidum di Biracte e vi si recò con le legioni 10ª e 12ª, e per quell'anno la campagna era finita. 52 a.C. dunque non rappresenta soltanto la vittoria militare di Cesare, ma un momento di svolta nella storia dell'Occidente antico. Con la caduta di Vercingetorige, la Gallia entrò stabilmente nell'orbita romana, avviando un processo di romanizzazione che avrebbe profondamente trasformato il volto dell'Europa occidentale, mentre Cesare, forte di una gloria senza precedenti, si avviava verso lo scontro finale con il Senato e con Pompeo, preludio alla fine della Repubblica. Dopo la grande insurrezione del 52 a.C. e la resa di Vercingetorige ad Alesia, Cesare sperava di far riposare i suoi legionari affaticati da 7 anni di campagne militari. Tuttavia dovette affrontare gli ultimi focolai di resistenza, concentrati soprattutto nelle regioni più remote, come la Gallia settentrionale e la Valle della Loira. Tra il 51 e il 50 le operazioni militari assunsero il carattere di una guerra di pacificazione sistematica. Cesare si dedicò a colpire in modo mirato i capi locali ancora ostili, a distruggere eventuali roccaforti ribelli e a costringere le popolazioni superstiti ad accettare la sottomissione romana. La strategia fu caratterizzata da un duplice approccio. Da un lato, la forza militare rimase l'elemento dominante, con marce rapide, assedi e interventi punitivi. Dall'altro fu impiegata una politica di integrazione e di cooptazione delle élite locali, finalizzata a trasformare la sottomissione in collaborazione e a garantire tributi e a stabilire basi per un controllo duraturo del territorio. Innanzitutto Cesare si occupò della tribù dei Biturigi, i quali in parte erano ancora in rivolta, ma con un attacco preventivo riuscì a batterli in contropiede e riuscì a catturare molti prigionieri. A questo punto l'intera tribù si arrese e si sottomise a Roma. Successivamente fu il turno dei Carnuti, che erano lì vicino, e minacciavano le terre dei Biturigi, appena sottomessi. Il proconsole, con la sua usuale rapidità, marciò nel loro territorio e alla notizia del suo arrivo, assieme alle legioni, i guerrieri Carnuti si dileguarono in massa. Successivamente si diresse verso nord, nelle regioni oggi indicate come Île-de-France e dell'Alta Francia. In quelle regioni le campagne di pacificazione furono particolarmente dure, in special modo fra i popoli belgi. Infatti il popolo dei Bellovaci, il più potente di quelle zone, assieme ai popoli limitrofi, stava radunando in un solo luogo l'esercito, sotto la guida dell'Atrebate Commio e del Bellovaco Carreo, nemico giurato di Cesare, per muovere guerra ai vassalli dei Remi, cioè la tribù dei Suessioni, alleati dei Romani. Cesare marciò incontro ai suoi nemici. Dopo alcuni giorni di attesa e di scaramucce, i due eserciti vennero allo scontro, nei pressi dell'attuale Compiègne, lungo il fiume Axone, e alla fine i legionari romani misero in rotta al nemico, facendone strage. Lo stesso Correo morì in battaglia. A seguito di questo scontro i ribelli mandarono ostaggi e Cesare decise di garantirgli la pace se si fossero definitivamente sottomessi al suo potere, e questi ultimi accettarono di buon grado. Nonostante questo successo, Cesare e i suoi legati dovettero comunque fronteggiare l'astuzia delle popolazioni locali, che cercavano di approfittare della vastità del territorio unita alla dispersione delle forze romane.
La repressione sistematica e la distruzione dei centri ribelli alla fine consentirono a Cesare di ottenere una certa stabilità, anche se bande occasionali di guerrieri e di sbandati continuarono a girovagare per le campagne ancora per anni. Mentre succedeva questo, grazie al Pictone Durazio, il legato Gaio Caninio Rebilio era stato avvertito che un gran numero di nemici si era raccolto proprio nelle terre dei Pictoni. Di conseguenza si diresse verso la città Oppidum di Lemono, l'attuale Poitiers, che era la capitale di quella tribù. Dumnaco, tuttavia, lo aveva preceduto. Era al capo degli Andi e col suo esercito si trovava presso l'Oppidum di Lemonum, poiché lo stava assediando. Quando seppe dell'arrivo del legato romano, egli gli mosse incontro, ma lo trovò già fortificato nel castrum, in una posizione molto forte. Infruttuosi furono gli attacchi al forte, così Dumnaco si risolse a ritornare ad assediare Lemono. Ma quando i romani si avvicinarono alla città, l'esercito ribelle fuggì. Ma mentre era intento ad attraversare la Loira su un ponte, venne raggiunto prima dalla cavalleria romana e poi dalle legioni, che raccolsero un grande bottino e massacrarono i Galli lì presenti, facendo anche molti prigionieri. Allo scontro pochi erano scampati, tra i quali il senone Drappete, che raccolse circa 2000 fuggiaschi e con questo piccolo esercito, raccogliticcio, puntò sulla Gallia Narbonese. Inoltre, a questo contingente si unì anche Lucterio, se vi ricordate, il vice di Vercingetorige l'anno prima. L'intento era quello di razziare i territori della provincia romana, che però era ben difesa da 22 coorti, e quindi molto probabilmente l'incursione si sarebbe rivelata un disastro. Allora ripiegarono il territorio dei Cadurci, occupando la città di Auxello-Duno, nei pressi dell'odierna collina Poix di Soluben, roccaforte ben difesa e posizionata. Lì vennero raggiunti dalle forze del legato Gaio Caninio Rebilio, le quali incominciarono le operazioni di assedio, venendo disturbate come sempre da sortite dei Galli, le quali si trasformarono in un disastro per questi ultimi, a causa di una sortita per raccogliere vettovagliamenti che venne intercettata dalle forze romane e distrutta. Successivamente il legato Caninio Rebilio venne raggiunto dal legato Gaio Fabio con ulteriori coorti di rinforzo e l'assedio continuò fino all'arrivo dello stesso Cesare, che alla fine lo porterà a compimento. L'ultimo assedio della campagna gallica. Con la conquista di Auxello-Duno e la distruzione delle ultime sacche di resistenza in Aquitania, contemporaneamente a quelle presso i territori dei Treveri, ma di quelle se ne occupò il legato Tito Labieno, sul finire dell'estate del 51 a.C. la Gallia si poteva dire totalmente pacificata. Cesare, a questo punto, si rivelò anche un buon politico. Sapeva che i Galli erano solamente per il momento pacificati e per consolidare al meglio la conquista decise di coinvolgere gli stessi sconfitti distribuendo doni e cariche. Ma sentiamo proprio Cesare a tal proposito. Cesare, mentre svernava in Belgio, mirava ad un unico scopo: tenere legate all'alleanza le varie genti e non fornire a nessuno speranze o motivi di guerra. Infatti, niente gli pareva meno auspicabile, alla vigilia della sua uscita di carica, che trovarsi costretto ad affrontare un conflitto. Altrimenti, al momento della sua partenza con l'esercito, si sarebbe lasciata alle spalle una guerra che tutta la Gallia avrebbe intrapreso con entusiasmo, liberata dal pericolo della sua presenza, così distribuendo titoli onorifici ai vari popoli, accordando grandissime ricompense ai loro principi, non imponendo nuovi oneri. La Gallia, prostrata da tante sconfitte, riuscì con facilità a tenerla in pace, rendendo più lieve l'assoggettamento. Sul piano politico, a Roma, la pacificazione della Gallia consolidò la posizione di Cesare come uomo di potere eccezionale. Le legioni gli erano totalmente fedeli. Il prestigio acquisito con le vittorie e la gestione del territorio lo poneva al di sopra di qualsiasi altro generale o senatore, e la Gallia, ormai controllata, rappresentava una fonte stabile di ricchezza, legittimazione e forza politica.
Inoltre, la completa sottomissione del territorio consentì a Cesare di programmare la prosecuzione della sua carriera politica a Roma, sapendo di poter contare su una riserva di truppe esperte e di risorse strategiche, fondamentali per il successivo scontro con Pompeo e il Senato. In sintesi, tra il 51 e il 50 a.C., la Gallia passò da teatro di ribellioni periodiche e pericolose a provincia effettivamente pacificata e strutturalmente integrata nell'orbita romana. La maggior parte delle legioni, già dal 49 a.C., verrà ritirata e ridistribuita altrove. La pacificazione finale segnò non solo la conclusione di una guerra decennale, straordinariamente complessa e sanguinosa, ma anche la nascita di un nuovo equilibrio geopolitico in Occidente. La Gallia divenne una realtà amministrativa e militare stabile, mentre Cesare consolidava definitivamente il proprio potere personale e preparava la scena per le tensioni che avrebbero condotto alla guerra civile e, in ultima analisi, alla trasformazione della Repubblica in impero. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto sulle guerre galliche. Come abbiamo visto, è stato un confronto militare e politico senza precedenti in quella parte di mondo. Un conflitto brutale e sanguinoso che si è trascinato per oltre 8 anni. Abbiamo preso spunto dall'opera del grande Giulio Cesare, il quale fornisce la sua versione dei fatti, si pone sempre su un livello superiore rispetto ai suoi antagonisti, cerca di giustificare le proprie azioni, le battaglie, i saccheggi e i massacri, come necessari e col fine di civilizzare quelle popolazioni, che in lungo e in largo hanno insanguinato la Gallia. Secondo le fonti antiche furono oltre 1 milione i morti, sia civili e militari, oltre ad un altro 1 milione di prigionieri, su una popolazione che contava, prima dell'invasione, circa dagli 8 ai 12 milioni di individui. Fu una catastrofe immane, che per decenni ha lasciato strascichi in quei territori. Una conquista brutale, questo lo ammettiamo. Sicuramente non c'era niente di civile e di civilizzatore. Tuttavia, questo episodio ha permesso di far entrare nell'orbita romana un immenso territorio, il cuore dell'Europa occidentale e continentale, i cui popoli, alla lunga, vennero sempre più coinvolti nella vita e nella gestione dell'impero. La loro nobiltà, sempre più integrata con quella romana, nel sistema dell'impero, produsse nel corso dei secoli personaggi di rilievo, come ad esempio Marco Cassiano Latinio Postumo, che durante la crisi del III secolo venne acclamato imperatore dalle sue stesse truppe e governò fino alla sua morte gran parte dei territori continentali di Roma, fra cui tutto il territorio delle Gallie. Con la ricostruzione, il paese dei Galli rifiorì in una nuova primavera. Città, acquedotti, circhi, monumenti e strade vennero costruiti e contribuirono a fare per molti secoli della Gallia una delle province più importanti per l'impero romano. Inoltre questa conquista ha plasmato, in parte, anche il mondo di oggi, il nostro mondo. Le lingue romanze, ovvero che derivano dal latino, di cui il francese ne fa pienamente parte, gli usi, le abitudini, la cultura, le leggi e perfino i modi di fare, tutto questo contribuisce ancora oggi a rappresentare una realtà unica nel mondo, il risultato di un grande passato comune che questi territori hanno avuto e che, senza Cesare e la sua conquista, molto probabilmente non avrebbero seguito quel filo della storia che li ha condotti fino a noi, come sono oggi, ovvero scrigni di cultura, civiltà e bellezza. Grazie per aver seguito quest'ultima parte del racconto sulla conquista delle Gallie da parte di Cesare. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere e ad iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!